Oggi è la giornata ideale per una visita al cimitero monumentale, cielo cupo e c'è una bella nebbiolina. Cosa stai dicendo? È che c'è un sole assurdo. Oh Fa anche porca caldo. vacca, mi rovini l'atmosfera tu, sempre a salutarmi i video. Sigla! Scusi, ma dove sta andando? Oh, dici a me? Sto andando a Direi. iscrivermi al canale. Ah Tanto sì? non che vuoi, aiutateci a farlo crescere. È gratis. Se Su, gratis. tutti in cammino. In cammino. Siamo nel Famedio, col suo caratteristico cielo blu stellato. E inizialmente doveva essere una chiesa, poi nel 1869 si è deciso di farlo diventare un tempio dove tumulare i milanesi di nascita o anche di adozione, perché Milano è sempre stata una città generosa e accogliente, famosi e illustri, per fornirgli un luogo dove tumularli. No, qui al centro c'è il sarcofago di Alessandro Manzoni. In realtà i primi due tumulati nel Famedio nel 1886 sono stati il Manzoni e Carlo Cattaneo, che all'inizio non era in mezzo al Famedio Manzoni, ma era sui lati assieme a Cattaneo, che anche lui era tumulato in un sarcofago identico a quello di Manzoni. Poi dopo è stata, eccolo qua infatti, è stata scelta questa nuova collocazione. E i milanesi illustri tumulati direttamente nel Famedio in realtà sono solo 7, tutti gli altri sono provenienti da altre sepolture e da altri cimiteri di Milano o di fuori di Milano. In realtà la maggior parte delle placche sono solo nel ricordo di chi è stato un illustre milanese, che spesso e volentieri non è più tumulato qui, oppure magari è tumulato sotto nell'ossario. Nel Famedio è stato tumulato, anche se solo per 10 anni, Giuseppe Verdi, che ora riposa in un'edicola a Tempietto, nella casa di riposo per musicisti, e l'ho intitolata. E come vedete ci sono sui muri tutte le liste di cittadini illustri benemeriti milanesi che in un certo momento sono stati seppelliti qui al Monumentale, sia nel Famedio che in altre parti del Monumentale. Che alcuni sono ancora qui e altri sono stati traslati in altre tombe, sono passati di qui e poi sono stati portati altrove, magari più vicini alla famiglia. Cioè hanno fatto la presenza figurativa e poi sono andati. Siamo qui dietro il Famedio, nella parte centrale del cimitero, e parliamo un pochino della genesi di questo cimitero, che la sua gestazione è stata un po' complicata perché si mescola ai cambiamenti della metà del XIX secolo in Italia, è anche un po' la storia della rivalità tra due architetti, il Sidoli e la Luisetti, che però alla fine persero entrambi perché il cimitero monumentale fu realizzato da Carlo Macciachini, a cui è dedicata anche l'omonima, il terzo Gode, a cui fu dedicata anche l'omonima piazza con le fermate della metropolitana. Diciamo, nel 1837 il podestà di Milano, il sindaco di Milano, il conte Gabriel Casati, indisse un concorso per la costruzione di un nuovo cimitero per fare in modo di raccogliere tutte le sepolture e chiudere i 6 cimiteri di quartiere che ormai erano pieni a scoppiare anche per motivi di salubrità, diciamo di igiene. Non era più sostenibile continuare a tumularli praticamente in mezzo alle case, erano in mezzo alle case questi cimiteri. Per cui questo concorso e diversi progetti vengono presentati, tra cui appunto quello dell'architetto Sidoli e dell'architetto Luisetti. Viene scelto il progetto del Sidoli e la zona in cui doveva essere realizzato questo cimitero non era questa, ma era quella dove ora sorge Melchiorre Gioia, che era fuori dalle mura e in quel periodo era ancora molto agricola come zona. Non so se avrete già visto il nostro video sulla BAM in cui ne parliamo. Però è tutto bloccato perché si pensa che potrebbero esserci della contaminazione delle acque
della falda freatica a causa degli sversamenti del cimitero, del percolato del cimitero. E allora interviene anche un chimico, piuttosto famoso allora, il Kramer, per assicurare che non sarebbe stato il caso, per cui si poteva costruire. Poi ci sono però anche lì corsi e ricorsi, si ferma tutto, poi ci sono i motti del 1848, via gli austriaci, tornano gli austriaci, nel 1855 si ricomincia, però si ricomincia da capo con nuovi progetti, sempre del Sidoli, della Luisetti, perché nel frattempo il Sidoli è morto. Lui si è fatto battaglia con la Luisetti per tipo 10 anni per vedere chi avrebbe dovuto realizzare il cimitero, e alla fine lui muore, per cui la Luisetti si frega le mani, dice lì vai, stavolta tocca a me. E però anche lì viene tutto rallentato perché il progetto non diventa mai esecutivo, perché viene bocciato dal governo e gli dice no, dovete cambiare proprio zona, e per cui alla fine, nonostante il comune avesse già acquistato la zona di Mercorio Gioia, verrà spostata qui tra Porta Tenaglia e Porta Bullone, no aspetta, no, Porta Tenaglia e un'altra porta, viene spostata qui, per cui i tempi si dilatano e a questo punto muore anche la Luisetti, perché diciamo che non era proprio di giovanotti sia la Luisetti che il Sidoli. Muore anche la Luisetti e il comune incarica un nuovo architetto, mi sembra Piantagalli, di adattare il progetto di Luisetti a questa nuova area che è stata individuata qui. Però nel 1860 via gli austriaci di nuovo, si ferma tutto e si vuole ricominciare da capo, probabilmente si voleva dare proprio un colpo di cesura tra il vecchio regime e quello nuovo e cambiare anche lo stile, perché lo stile previsto dalla Luisetti era lo stile greco-romano, mentre che ormai era passato di moda, perché c'era anche la moda negli stili dei cimiteri a quanto pare. Passa di moda questo stile, si vuole dare un segnale di discontinuità rispetto alla dominazione austriaca e allora nuovi progetti, e vince il Carlo Macciachini, con questo stile che è bizantino, gotico, eclettico. Si spera che almeno uno piaccia. Diciamo che in realtà adesso viene chiamato assiro-milanese come stile, però comunque era bizantino, gotico, eclettico. Nel 1866 il progetto diventa esecutivo e nel 1867 viene finalmente inaugurato questo cimitero, che nella sua incarnazione attuale ha una superficie di 250.000 metri quadri, per cui è poco più di un terzo del cimitero maggiore che abbiamo già visitato, e in realtà non si rivelerà per nulla decisivo nella chiusura dei piccoli cimiteri di quartiere, perché dovranno più di 20 anni dopo, nel 1886, bisognerà costruire il cimitero maggiore per chiudere finalmente tutti i vari cimiteri, tipo il Foppone, il Gentilino, il Vigentino, che praticamente con l'espansione edilizia di Milano si ritrovava proprio in mezzo alle case, cioè, scendeva il giardino di casa, c'era la tomba del nonno praticamente. E per cui il 1867 viene inaugurato, ma già nel 1866 le prime 12 sepolture, tra cui la prima in assoluto di Gustavo Noseda, che non a caso era un compositore e collezionista di manoscritti, per cui diciamo che questo cimitero ha avuto una connotazione già in partenza un pochino diversa rispetto agli altri cimiteri, insomma, un po' più su, ecco. E ora andiamo a visitarlo.
lo smog purtroppo ha lasciato il segno su ogni statua. Vedete, cioè, proprio l'ombreggiatura è data dallo smog che si è accumulato negli anni. Aveva bisogno di una bella sbiancatina, ma... Famiglia Pogliani. Guardate il colpo d'occhio, c'è la cappella e dietro i grattacieli di City Life sono perfettamente inquadrati nella volta della cappella. Là sul terrazzo c'è questa cappellina a Clotilde Ratti-Welcker per la cultura della Ratti-Welcker. E di là c'è Luigi. Grazie Luigi. Sono da soli proprio, si vede che non volevano vedere nessuno. Guarda che poi ci bacchettano, Poi ci bacchettano. Guarda. Questa zona sotto di noi è la zona degli acattolici. Cioè, vedo lo stesso delle croci, però si vede, non sono croci cattoliche. E nella posizione perfettamente simmetrica a questa, ma nelle gallerie di Levante, c'è il cimitero israelitico, la zona israelitica. L'abbiamo trovata, era abilmente nascosta. Probabilmente no, visto. Guarda lì. Non è questa, Guarda, le facciamo vedere lo stesso. nemmeno questa. Guarda che gruppo dell'architetto Bifoli. Sì, un po' troppo simmetria in questo gruppo marmoreo, però si vede che al committente piaceva così. Non è neanche questa, lo scultore Vedani. Nemmeno questa dello scultore Romolo Delvaux del 1916, molto semplice, delle linee pulite. Neanche questo angelo in agguato, è pieno di angeli in agguato qui. Neanche questa, ma finalmente eccola qui, il monumento Elisi. Commissionata alla famiglia Elisi per la tomba della figlia di 9 anni e dello scultore Penna del 1916. Beh, già che ci siamo, guardiamo anche le altre. Ci siamo accorti perché l'abbiamo vista di infilata passando là. Perché non si può accedere da quel corridoio, bisogna fare un giro, scendere da quelle scalette là in fondo e si può accedere anche a questo terrazzo. E ora scendiamo per la visita al resto del cimitero.